Queste mine anti-uomo, le POM-2, sono molto diffuse in tutto il paese. Rilasciano fili trasparenti di 10 metri che basta urtare per causare un'esplosione e uccidere nel raggio di 15 metri. Sono state trovate sia nel villaggio sia nei campi. L'Ucraina, grazie alle sue fertili terre nere, ha un terzo delle superfici coltivabili di tutta Europa. Nella sola regione di Kherson, dove ci troviamo ora, la resa del grano è crollata del 20%. La presenza di mine, tra le altre minacce, tiene in scacco l'agricoltura perché impedisce ai contadini di tornare a lavorare i campi senza mettere a rischio la propria vita. Questa è un'area agricola e la maggior parte dei contadini dipende da questo. La loro unica fonte di reddito è questa terra. Questo campo è stato abbandonato per 2 anni. Quando avremo terminato e l'avremo decontaminato, si ricomincerà a coltivare girasoli, grano o altro. Innanzitutto, dentro queste linee gialle, tutta quest'area è la zona di pericolo, è un campo minato. La principale minaccia qui, che stiamo cercando, è la mina anti-uomo POM-2. Al termine delle nostre operazioni di sminamento, garantiamo la totale decontaminazione da mine o altri oggetti pericolosi ad una profondità di 15 centimetri dal livello del terreno. È lo standard internazionale. FSD, Fondazione Svizzera di Sminamento, è un'organizzazione non governativa con sede a Ginevra, specializzata nello sminamento umanitario e attiva nel mondo da circa 25 anni. È uno dei progetti finanziati dalla Confederazione. È il nostro programma più grande al mondo. Ne abbiamo altri 7, ma l'Ucraina al momento è il più grande che abbiamo. L'Ucraina è pesantemente contaminata. Il paese più contaminato al mondo. Ma le persone vivono ancora qui, vogliono continuare a vivere nelle loro comunità, lavorare nelle loro fattorie, accedere alle loro infrastrutture. Perciò dobbiamo supportare queste persone adesso, qui, affinché possano continuare a vivere in queste circostanze già molto difficili. Questa era una linea del fronte. Dove esattamente? A 500 metri c'erano le truppe ucraine, qui i russi. Abbiamo 44.000 ettari di campi agricoli. Era tutto pieno di mine. Molti agricoltori hanno cercato di toglierle da soli, ma molti di loro sono morti. Quanti? Oltre 50. Dall'indagine preliminare, qui sono state individuate mine anti-uomo a frammentazione POM-2 e altri tipi di ordigni. Iniziamo con una preparazione del terreno utilizzando la macchina. Successivamente i nostri sminatori seguiranno il processo manualmente. Per prima cosa il terreno viene scandagliato da questo cingolato telecomandato. Progettato dalla società svizzera GCS, aumenta l'efficacia dello sminamento del 90% e riduce i rischi di incidenti per le persone. Un'ora del suo lavoro è pari a 4 giorni di un'intera squadra di sminatori. La macchina non garantisce il 100% di eliminazione delle mine e il terreno, prima di essere considerato completamente pulito, deve essere setacciato centimetro per centimetro manualmente dagli sminatori. FSD ha formato quasi 200 sminatori tra i civili ucraini. No, non avevo competenze professionali. Ho studiato qui da zero. È un lavoro fisicamente duro, ci vogliono tanta resistenza e tanta pazienza. Avevo un amico, si chiamava Ivan, era un militare. Lo hanno trovato in un bosco a pezzi. Era giovane, aveva 26 anni.
Mi è dispiaciuto per lui. Da lì ho deciso di dare il mio contributo al paese e di andare nello sminamento umanitario. La previsione per garantire una bonifica completa di questo singolo campo, seguendo gli standard di sicurezza, è di 6 mesi. Per sminare l'intero paese si prevedono decenni. La parte più difficile qui in Ucraina, lavorando in questo settore da più di 10 anni, è il contesto di guerra. Viviamo in città sotto bombardamento. Dobbiamo correre nei rifugi quando ci sono esplosioni. Penso che avere attività di sminamento in corso contemporaneamente a questo tipo di guerra su larga scala e convenzionale, come sta avvenendo in Ucraina, sia qualcosa di nuovo rispetto ad altri conflitti. Nelle regioni orientali come questa, vicino alle aree in cui sono in corso i combattimenti, le scuole sono chiuse. FSD accompagna le operazioni di sminamento con attività di educazione al rischio da ordigni esplosivi. Oggi il programma coinvolge i bambini che sono stati riuniti in un bunker in quella che, prima della guerra, era la loro scuola. Mi chiamo Polina. I miei colleghi sono con me. Tutti sanno cos'è il filo d'inciampo? Questo tipo di mina è noto come mina a farfalla. È una piccola mina di plastica, ma non è mai sola. Vola sempre su un razzo con le sue sorelle. Anche se piccola è molto pericolosa. Avete capito tutto? Se vi capita di trovare oggetti, giocattoli che non sono vostri, pacchetti regalo, potete raccoglierli? No, assolutamente no. Ми, коротше, пасли з бабушкою коров, і я случайно побачив міну. Я думав, не було лучше трогати, а це обійду. Я пішов далі. Зараз в країні йде війна, тому такі речі... C'è una guerra nel paese, quindi non raccogliamo queste cose e non tocchiamole mai, neanche con i piedi. Se stiamo camminando e vediamo un oggetto sospetto, diciamo... Stop. Не чіпай!